Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati nella mia rubrica Questo spazio sacro del gossip esoterico. Allora, oggi ho scelto una figura che mi avete proposto in tanti di voi, quando vi ho chiesto proponetemi qualcuno che vi fa rabbia o che vi provoca rabbia o che vi crea sensazioni di ansia, di angoscia, no? Che cosa vuol dire? L'altro è sempre la tua ombra, perché la realtà oggettiva non esiste, è tutta una realtà soggettiva. Quando una persona crea rabbia a qualcun'altra, può creare indifferenza a un'altra, o può creare simpatia a un'altra persona, quindi come vedete la realtà oggettiva non esiste, è tutta una realtà soggettiva. E allora oggi ho scelto una figura che crea spesso molta polemica e molto dissenso, ma anche molto apprezzamento. È sempre un giudizio, sono sempre punti di vista. Oggi ci prendiamo in esame una figura della scena politica italiana, quella di Giorgia Meloni. Allora, io non ho informazioni di politiche, non guardo i telegiornali, non ascolto nulla. Sapete come vivo e quindi io non conosco assolutamente la figura di questa persona, ma conosco bene i miei studi e le carte e i tarocchi. E quindi, nonostante sia laureata in scienze politiche o indirizzo relazioni internazionali, studi sulla pace, la democratizzazione e la risoluzione dei conflitti, 6 anni all'Università di Roma 3 in Viale Marconi, tanto tempo fa, però non mi interesso di politica e mi interesso di anima. Quindi oggi lavoriamo con l'ombra, un'ombra che si è manifestata appunto nella figura pubblica di Giorgia Meloni. Allora, non siamo qui per giudicare, né per parlare di politica, come stavo dicendo poc'anzi, ma per guardare ciò che si muove dentro di noi quando ci imbattiamo in una figura così polarizzante. Cosa ci specchia? Cosa ci risveglia? Quale parte della nostra storia personale o collettiva tocca questa figura? Allora, come sapete bene, noi lavoriamo sul campo, cioè ci facciamo un mazzo così per lavorare sul campo, no? E nel cammino dello yoga sciamanico esiste una formula di guarigione molto potente. Utilizzando questi personaggi, le persone con le quali entriamo in risonanza, in relazione, noi possiamo pacificare i nostri spiriti perturbati, portando al collettivo, ma prima di tutto a noi stessi, quella frequenza superiore per supportare Madre Terra. Allora, questa formula di guarigione molto potente la conoscete benissimo, la trovate nel video Magia Pratica 11, la formula pentacolare, e attraverso di essa andiamo a pacificare le emozioni che ci agitano per ritrovare il potere, la centratura e la presenza. Quindi oggi lo faremo insieme, quindi facciamo proprio lavoriamo sul campo, applichiamo le formule e andiamo a vedere cosa rappresenta l'archetipo di Giorgia Meloni con l'ombra collettiva, cioè quale archetipo incarna questa figura nella psiche collettiva. Cosa stiamo proiettando, cioè la ferita che proiettiamo, da cosa nasce la nostra reazione emotiva e poi andiamo a vedere la via della trasformazione, cioè come possiamo trasmutare questa energia in potere. Ok? Metteremo inizialmente solo 3 carte. Ok. Allora, andiamo a vedere. Allora, chiedo ai maestri, al mio amante mistico sposo celeste, di realizzare questa creazione trasmutativa sull'archetipo che incarna Giorgia Meloni nel collettivo. Qual è l'ombra collettiva? Che archetipo incarna questa figura nella psiche collettiva?
Prima, l'archetipo. Cosa stiamo proiettando con questa figura? Qual è la ferita che proiettiamo? Da cosa nasce la nostra reazione emotiva, qualsiasi reazione essa sia? E adesso vediamo qual è la via della trasformazione, cioè come possiamo trasmutare questa energia in potere. Ok. Ragazzi e miei ragazzi, facciamo un bel respiro profondo, diamo il via alla trasmutazione. E partiamo. L'archetipo che Giorgia Meloni incarna nella nostra psiche collettiva. L'asso di bastoni. Questa carta è fuoco puro, un'esplosione di volontà, di potenza creativa, impulso primario a manifestare, no? A livello collettivo la Meloni può risvegliare il nostro rapporto con il potere maschile interiore, ok? E questo è importante, quindi a livello collettivo risveglia in noi il potere maschile, l'asso di bastoni, no? La mazza, cioè il potere maschile interiore, con la volontà di imporsi, di iniziare qualcosa con forza, di spingersi oltre. E l'energia del fuoco sacro distorto, cioè quella che agisce senza ascolto, mi spiego? Quella che si impone per paura di essere sopraffatta. Questo è il seme della forza, ma anche della rabbia repressa, mi spiego ragazze? Ragazzi, stiamo facendo l'archetipo, no? Quindi quello che dobbiamo chiederci per trasmutare in questo momento è come vivo io il mio potere personale? Cioè, chiediti come vivo io il mio potere personale? Mi sento autorizzata a dire lo voglio? Oppure reprimo il mio fuoco e lo vedo esplodere negli altri fino a farmi arrabbiare? Capito nel concetto qual è? Cioè, Giorgia Meloni come asso di bastoni ci mostra la tensione tra volere e dominare. Ed è lì che l'ombra chiama la guarigione. Mi spiego? Quindi qualsiasi cosa ti suscita è proprio questo, cioè devi chiederti come vivo io il mio potere personale. Mi sento autorizzata a dire lo voglio? Ok? Mi sento degno di dire lo voglio? Oppure stai reprimendo il tuo fuoco e lo vedi esplodere negli altri fino a che non ti fa arrabbiare, Giorgia Meloni, ma come può essere chiunque altro? Perché questa, ripeto, è la tensione tra volere e dominio, ok? Tra volere e il potere dell'ego. Mi spiego, no? È lì che l'ombra chiama la tua guarigione, proprio in questo momento qui. Ok, vediamo adesso qual è la ferita che proiettiamo in questa figura, in questo archetipo di Giorgia Meloni. Qual è la ferita che proiettiamo? Gli amanti, la ferita del cuore. Allora, gli amanti in questa posizione, la ferita che proiettiamo è la ferita del cuore. Il nostro fastidio o la nostra rabbia nascono da un'antica spaccatura tra ciò che scegliamo per dovere e ciò che vorremmo scegliere per amore. Hai capito? Cioè la ferita nasce tra ciò che scegliamo per dovere, lo devo fare, per morale, condizionamenti, moralismi, società patricentrica che ci educa castrato al dover fare delle cose, lo scegliamo perché dobbiamo, perché devi farlo? Perché hai una determinata morale, una determinata educastrazione. Ma c'è qualcosa che vorresti scegliere per amore, per il cuore, per istinto risvegliato, però non lo fai. Perché questo? Perché gli amanti ci parlano di scelte interiori non allineate.
di una divisione interna tra la parte che desidera e quella che si adatta. Proiettiamo su figure come Giorgia Meloni il rifiuto di integrare il maschile e il femminile dentro di noi. Il giudizio verso chi sembra troppo decisa, troppo autonoma, troppo padre, anche nel corpo di una madre. Mi spiego? E quindi questa carta ci dice, cioè dice che, guarda, ti faccio questa domanda. Dove non stai scegliendo te stessa? Dove non stai scegliendo te stesso? Dove ti senti tradita per amore del consenso, della famiglia, della morale? Dove ti senti tradita per amore del consenso? Cioè, quel devo farlo, no? Dov'è che ti senti tradita? Per amore del consenso, per avere il consenso della famiglia e il consenso della morale. Cioè, stai tradendo un aspetto di te. Quindi la ferita non è solo personale qua, è collettiva. È la ferita della donna che non, come dire, non può essere fuoco e dolcezza insieme. La ferita del maschile che prende senza accogliere, la ferita di chi sceglie per paura di perdere l'amore. Quindi è perfetta Giorgia Meloni, proprio incarna il Kali Yuga, perché è proprio il riflesso dell'umanità, no? Di quello che stiamo vivendo. Cioè è l'archetipo perfetto per farti vedere quest'ombra qui. Cioè perché non puoi essere fuoco e dolcezza insieme? Non è una domanda che sto facendo a te, lo sto facendo a te in qualità di scintilla divina che abbraccia tutte le altre scintille divine che siamo noi, no? Quindi è l'integrazione degli opposti. Scegliere per amore del cuore e non scegliere per dovere. La ferita di chi sceglie per paura di perdere l'amore. È una bella lezione questa. Vediamo qual è la via della trasformazione. Vediamo. Il paggio di bastoni. Guarda, è molto bella la via della guarigione, della trasformazione, perché il paggio di bastoni mi sta dicendo che la guarigione arriva attraverso un archetipo giovane, fresco, rinnovato, che è proprio il paggio di bastoni, no? E qua abbiamo il fuoco, questo, il paggio di bastoni, è l'apprendista del fuoco, è il viaggiatore dell'entusiasmo puro, mi spiego, dell'innocenza che osa. Quindi il paggio qua ti dice: ricomincia da capo, lascia che il tuo fuoco interiore non sia rabbia, ma missione sacra. Come vi dico sempre, l'ottava alta della rabbia è impeto guerriero. Quindi non serve combattere contro chi ti accende emozioni forti, perché l'esterno non esiste, l'esterno ti fa, è perfetto, quindi noi dobbiamo benedire il personaggio che ci ha portato una certa emozione forte, rabbia, violenza, input di tristezza, impotenza, quindi formula pentacolare sull'emozione che quel personaggio ti scatena, che è la tua ombra, per integrarne il potere. Il paggio di bastoni ti dice che tu hai il fuoco per ricominciare da capo, ma già attraverso questa stesa sta avvenendo una trasmutazione, tu stai prendendo consapevolezza. Ok? Quindi che sia Giorgia Meloni o un'altra persona, magari il tuo vicino di casa, tua madre, tuo padre, la tua persona di interesse, è uguale. Questo è l'archetipo che domina nella nostra nazione in questo momento e di cui siamo espressione anche noi, di cui abbiamo bisogno di quell'archetipo lì, altrimenti non stava lì. Cioè tutto quello che abbiamo è quello che ci serve per andare in evoluzione. E il paggio di bastoni è una bellissima carta che ti dice: ricomincia da capo, hai l'energia e il fuoco per farlo. Quindi questa è la carta che ti dice in questo momento, ti chiede questa cosa:
Dove posso ricominciare a esprimere la mia forza in modo creativo? Quale parte di te è rimasta piccola per paura di sembrare troppo? E allora questa carta ti chiede ancora: sei pronta a diventare portavoce del tuo stesso fuoco, senza bisogno di proiettarlo fuori? Come Giorgia Meloni in questo caso? E questo per dirti, tutte le persone che ti creano indignazione o rabbia sono le stesse domande che ti devi fare. Abbiamo preso la Meloni perché è una figura perfetta per cui tu puoi fare questo salto. Quindi sei pronta a diventare o pronto a diventare portavoce del tuo stesso fuoco senza bisogno di proiettarlo fuori? Allora il paggio di bastoni ti prende per mano e ti dice: riconosci la tua voce e usala come un canto, non come una guerra fuori. La guerra la devi fare all'interno, contro le tue stesse resistenze a diventare grande, immensa, immenso. E beh, qua è uscita una bella storia qua, eh. È uscita proprio una bellissima cosa, perché qua Giorgia Meloni è un pretesto sacro, no? Un simbolo, una porta dell'ombra che abbiamo aperto oggi insieme per far entrare la luce. E quindi non è facile, no? Amare l'ombra, però è possibile benedirla. Quando la benedici la integri, integri il Dio. Come vi dico sempre, tutte le emozioni sono dei, come diceva Platone, e idola, sono dei. Le emozioni sono dei, come le idee. Allora, se tu il Dio lo accompagni, allora ti dà la sua forza. Se lo reprimi, se lo respingi, ti asfalta. Quindi oggi facciamo insieme adesso una cosa importante, che è quella della formula pentacolare insieme, ok? Allora, andiamo a fare oggi la formula pentacolare. Allora, ti chiedo di chiudere gli occhi in questo momento. Fai 3 respiri profondi dal naso, si chiama Ujjayi Pranayama con il suono della gola, che è questo. Inala dal naso ed esala dalla bocca, facendo il rumore nella gola, come quando hai respiro profondo di notte, che sembra che stai russando, ma non stai russando. Per aiutarti puoi mettere il mento un po' vicino alla gola, ok? Ok, allora ti chiedo di fare 3 respiri profondi, ad occhi chiusi, meglio se ti trovi in posizione meditativa o anche seduta sulla sedia, schiena ben dritta. L'importante è che la schiena sia dritta, la colonna vertebrale e l'antenna. Allora, facciamoli insieme 3 respiri profondi. Adesso visualizza intorno a te, ad occhi chiusi, tutta una luce dorata che cade dal cielo, tocca la tua pelle, penetra nella pelle e ti riempie di questa luce dorata. Visualizza davanti a te l'archetipo incarnato in Giorgia Meloni o anche in una figura che ti provoca rabbia.
Può anche essere un tuo familiare, un'amica, un amico, una persona che ti interessa. Visualizza l'archetipo che ti porta rabbia. Se stai visualizzando Giorgia Meloni, non devi visualizzare in sé l'essere politico, ma lo specchio vivente del fuoco, della scelta, della giovinezza interiore che vuole manifestarsi. Visualizza il personaggio, la persona che ti crea questa rabbia o quello che senti per Giorgia Meloni. Percepisci l'emozione più forte mentre guardi questa figura di Giorgia Meloni o della figura che hai immaginato. Qual è l'emozione più forte? Non la giudicare quell'emozione. Cos'è rabbia, indignazione, frustrazione? Non la giudicare. Chiediti dove la senti. Nelle braccia, nello stomaco, nei piedi, nelle gambe, dove la senti? Nella testa, nelle orecchie? Come la senti? È un prurito? Un bruciore? Allora, di a te stessa, anche mentalmente, come preferisci. So che sto provando questa sensazione. So che sto provando questa sensazione. So che sto provando questa sensazione. Visualizza davanti al personaggio, la persona che hai adesso visualizzato nella meditazione, l'immagine di questa emozione che si sovrappone all'immagine della figura a cui hai pensato. Quindi l'emozione diventa una sagoma, una figura che si sovrappone a questa figura di cui abbiamo parlato, che sia Giorgia Meloni o un'altra, quindi è l'emozione che si sovrappone all'archetipo. Guardala questa figura, questa immagine, osservala. E adesso pronuncia, bisbigliando, la formula pentacolare all'emozione, all'immagine, alla figura. Ti amo. Ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Ti amo, ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Ti amo, ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Ti amo, ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Ti amo, ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Ti amo, ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Ti amo, ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Continua a bisbigliare questa formula anche mentalmente. Ti amo, ti benedico, ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Ti amo, ti benedico,
ti ringrazio, ti perdono, ho fede in te. Adesso guarda cosa sta facendo la figura, l'immagine. Cosa fa? Ti abbraccia? Ti dà la mano? Molto spesso ci si scioglie in un abbraccio o i tratti somatici della figura cambiano. Non giudicare, sii presente al processo, lascia che avvenga. Mentre ti vivi questo stato di trasmutazione, riconosci che non hai parlato all'immagine, a Giorgia Meloni o alla figura che hai immaginato. Hai parlato a quella parte di te che hai relegato nell'ombra, che hai giudicato, che ha sofferto, che hai represso e hai proiettato fuori in questo personaggio. Ora quella parte di te è libera di amare, di creare. Prendi un bel respiro profondo e ci ritroviamo qui. Ragazzi miei ragazzi, com'è andata? Stiamo facendo un bel lavoro, stiamo facendo un bel lavoro. Avete pacificato un'ombra, ragazze e ragazzi. Voi non avete idea di cosa avete fatto oggi. Avete pacificato una grande ombra, l'abbiamo fatto insieme, è stato bellissimo. E adesso voglio vedere che cosa ci dicono questi oracoli rispetto alla pacificazione che abbiamo fatto. Qual è il premio o il potere aggiunto di questa pacificazione? Qual è il potere che deriva da questa pacificazione che abbiamo fatto grazie all'archetipo di Giorgia Meloni? Quindi qual è l'archetipo, il potere che ti arriva da questo atto magico che abbiamo fatto in questo momento? L'ordine, l'angelo Michael, sviluppa le tue capacità di organizzazione, i tuoi viaggi sono protetti, corri il rischio di essere tradito o usurpato, tu rimani fedele alla parola data. Questo è quello che incarna l'archetipo, un ordine rispetto al caos dovuto all'incapacità di gestire una determinata rabbia o insofferenza legata all'archetipo. Rimarrai fedele alla parola data e svilupperai la capacità di organizzazione, anche i tuoi spostamenti, che non sono solo spostamenti in qualità di fisici, no? Ma anche spostamenti animici, psichici, sono protetti. Cioè, adesso hai liberato l'ombra, hai integrato un'ombra, hai messo ordine. Bellissimo. Vediamo cos'altro. Ci sarà una rinascita, bellissimo. Non mollare, vai avanti fino in fondo, usa la lungimiranza, rinascerai dalle tue ceneri. Una rabba felice, ci sarà una grande rinascita dopo questa pacificazione che abbiamo fatto. Grazie anche alle domande che ci hanno proposto i tarocchi, no? Come prima cosa è uscito quest'asso di bastoni che ci parla proprio della necessità di pensare a come viviamo il nostro potere personale, la sensazione di sentirsi degni, come ti vivi il tuo fuoco, invece di farlo esplodere negli altri, no? La necessità dell'ego di dominare, di avere il potere, e invece la volontà, il vero volere è il volere dell'anima, che non ha niente a che vedere col potere
dell'ego, della mente razionale, che è quello del controllo, del dominio. Invece la volontà dell'anima è ben altro, ha a che fare con il vero potere spirituale, che è molto di più del potere che abbiamo sulla Terra, ok? Cioè del potere temporale si dice forse, no? Mi sto ricordando, del potere che possono avere anche delle figure di potere, appunto. E quindi riflettiamo anche sulla domanda, ricordiamoci dov'è che non stai scegliendo te stessa e stai scegliendo qualcos'altro o qualcun altro. Dove ti sei sentita tradita per consenso, cioè non dagli altri. Dove hai tradito te stessa per il consenso. Il consenso. E Giorgia Meloni ci porta anche il consenso politico, no? Cosa non si farebbe per il consenso, direbbe l'ego. Allora, quale parte di te hai tradito per il consenso? Per il consenso alla famiglia, il consenso al partner o a una morale sociale? Ricordiamo che la ferita è collettiva e quindi non devi scegliere più per paura di perdere l'amore, cioè devi scegliere per l'amore, la follia del fuoco, no? E quindi nella terza sezione con il paggio di bastoni cosa ci dice? Che devi ricominciare a esprimere la forza in modo creativo. Quale parte di te è rimasta piccola per paura di sembrare troppo? Sei pronta a diventare portavoce del tuo stesso fuoco senza bisogno di proiettarlo fuori? Ci sarà una rinascita perché hai messo ordine su questo. Abbiamo fatto un rituale potente utilizzando la formula pentacolare dello yoga sciamanico e stai sicura e sicuro che avverrà qualcosa di veramente grosso. Ok? Wow, ragazze mie ragazzi, io vi ringrazio di queste richieste perché con questa nuova playlist, i tarocchi delle stelle, gossip spirituale, credo che abbiamo aperto un bel portale. Quindi è stato bellissimo, grazie, grazie, grazie. Continueremo a fare altri personaggi, altri di ispirazione, di creazione anche dell'ombra come abbiamo fatto in questo momento. Stiamo lavorando per trasmutare il pianeta Terra, per aiutare Madre Terra nella sua trasformazione affinché quanta più coscienza venga presa, si apre il cuore e iniziamo veramente a solcare i passi verso questa età dell'oro. Detto questo, io concludo qui, ti ringrazio, ti abbraccio profondamente ricordandoti di studiare, se lo gradisci, i miei podcast, l'arte sciamanica, yoga sciamanico, le meditazioni guidate, le pratiche sciamaniche per realizzare il capolavoro della tua vita. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima puntata e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!